Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare questo contenuto, la conferenza del mister Antonio Conte di ieri verso la partita di stasera, Napoli-Udinese, ci provate sempre a destabilizzare l'ambiente, a cercare di mettere il mister contro la società con domande tra virgolette, tra bocchette insidiose, ma non avete capito il personaggio che avete di fronte, molto ma molto concentrato e sul pezzo, che rispedisce poi al mittente tutte le eventuali provocazioni. Situazione Spinazzola per la partita di stasera, in dubbio perché c'è stato un problemino nella rifinitura, andiamo a fare il punto anche lì. Prima di iniziare, palinsesto di oggi dalle 19:15 mi trovate sul canale di Mauro, Telecronache Napoli, TNTV 1926, primo link qui sotto in descrizione. Andremo in prepartita fino al fischio d'inizio ovviamente e poi domani tra le 16 e le 18, orario ancora da destinarsi, trovate la live qui sul canale per il post partita e tutte le reazioni al risultato acquisito. Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche, mi raccomando, passaggio importantissimo per restare aggiornati e mi state dando una grossa mano con le iscrizioni, quindi continuiamo così che il canale cresce e ovviamente fa piacere al sottoscritto. Se vi piace il contenuto, un bel like a questo video che si diverte anche l'algoritmo. Andiamo prima a vedere cosa è successo a Spinazzola e poi parliamo un attimo di questa conferenza stampa che un tantino, diciamo, ha rotto le scatole per quanto mi riguarda, ma dall'altra parte mi fa piacere vedere un Conte completamente sul pezzo e inattaccabile dal punto di vista mediatico. Leonardo Spinazzola ha riscontrato un problema in rifinitura, ha un po' di mal di schiena e non è al meglio per la partita di stasera contro l'Udinese. La sua presenza dal primo minuto è quindi in dubbio, qualora non riuscisse a scendere in campo Pasquale Mazzocchi è pronto a prendere il suo posto, come riportato dalla Repubblica. Mazzocchi, 29enne di Bari, un giovane versatile, eccetera, eccetera, nato come esterno difensivo. Se dovesse scendere in campo sarebbe un ritorno da titolare dopo quasi 6 mesi. L'ultima volta che è iniziata una partita risale al 26 settembre in Coppa Italia contro il Palermo. In campionato l'ultima presenza dal primo minuto risale al 15 settembre quando il Napoli ha travolto il Cagliari con un 4-0 in un match in cui la squadra adottava ancora il modulo 3-4-2-1. È sempre la stessa situazione. Hai il terzino sinistro fuori per infortunio. Chi è che si fa male o chi è che potrebbe essere in dubbio? L'eventuale sostituto, ovviamente. Non è che dici il mal di schiena è venuto, per amor di Dio, non voglio lanciare malocchi a nessuno, però dico il mal di schiena è venuto, che so, ad Anghissà per dire, allora hai un rimpiazzo che poi non è sicuramente diciamo adattato agli schemi di conto ancora perché è arrivato dal mercato, però avresti l'eventuale sostituto. Invece se fa male il terzino, se fa male Spinazzola, meno male che hai Mazzocchi che può essere versatile da destra a sinistra, quindi diciamo che per caratteristiche difensive hai anche chi schierare, però dal punto di vista offensivo poi non è assolutamente Spinazzola per visione di gioco, per i piedi sicuramente del calciatore ex Roma e quindi un tantino di apprensione, ma un tantino la mette questa situazione anche perché c'è Toven dell'Udinese che comunque agisce su tutta la linea di difesa e facciamo attenzione, non facciamo la fine dell'andata. Detto questo, è un Conte assolutamente sul pezzo, è un Conte che ha acquisito poi perché lo si vede da tra virgolette la spavalderia o l'essere sicuro di sé, ha acquisito il risultato della partita Fiorentina-Inter, sa benissimo il peso del match di stasera, anche se non lo va a dire sicuramente, non lo va a raccontare a tutti i giornalisti che provano poi a destabilizzare sicuramente l'ambiente e il Napoli, perché ovviamente ci si prova con tutte le forze a cercare di far perdere punti a questa squadra con un tecnico che sa perfettamente cosa e come fare in un cammino tra virgolette scudetto in un'annata dove ti potrebbe poi portare un titolo, ma andiamo con calma. Manna ha parlato del mercato, poi l'Inter ha perso con la Fiorentina, lei ha avuto problemi con i ristoranti da 100 euro. Subito la domanda, se non erro dalla Gazzetta dello Sport,
che poi la imposta anche, io non voglio farla come provocazione, la domanda è solo una situazione per capire, eccetera, eccetera, e Conte ovviamente rispedisce la situazione al mittente e dice all'epoca la battuta era vera, quando non puoi in quel momento e capita spendere quello che possono spendere gli altri, non capisco perché si debba ricamare su questa battuta, che poi è vero, cioè Conte è una persona molto chiara, se io non ho soldi per fare un determinato mercato e devo ripiegare su altri profili un tantino meno cari per quanto riguarda il costo del cartellino, ma perché non dirlo? È una cosa normalissima. Si è trovato in passato in situazioni ovviamente dove le società dove allenava non potevano permettersi determinati profili e quindi ancora con questa situazione poi si apre la conferenza stampa così, quindi voi volete proprio mettere zizzania quando fate le domande. Sta pensando che con questa squadra può realizzare un capolavoro? Lo sto pensando ancora di più dopo 7 mesi e posso rifare quanto fatto in passato in tutti i club per far crescere il club. Questo è il mio obiettivo. Il passato sta lì, è chiaro, ma qualcuno non vuole vedere. La frase che mi piace tantissimo è quella là rivolta agli All Blacks, ovviamente. A Napoli voglio aiutare il club a crescere, lo dicono sempre gli All Blacks. Lascia la maglia che hai trovato, lasciala migliore di quando sei arrivato e senti la tua, aggiungerei io, perché chi non vuol vestire l'azzurro può tranquillamente star lontano da Napoli e non ne abbiamo assolutamente bisogno. Si parla di Buongiorno, si parla di Billing, si parla di Okafor. Buongiorno non sarà del match, o meglio, non partirà titolare, ce l'ha fatto capire il mister, perché Juan Jesus è davanti per condizione fisica, per condizione mentale, per ovviamente questo spezzone di stagione che sta facendo alla grandissima. Speriamo che ne abbia ancora per stasera, aspettando poi che Buongiorno metta minuti nelle gambe e possa essere lui il titolare. Rispediamo al mittente tutte le stronzate che stiamo leggendo e quando rientrerà Buongiorno si deve sudare anche la maglia da titolare. Buongiorno è il difensore titolare del Napoli. Quando sarà pronto, Juan Jesus si siederà di nuovo in panchina e resterà comunque anche lui pronto a subentrare nel caso, tra virgolette, speriamo di no, dovessero esserci ricadute o un eventuale infortunio sulla linea di difesa. Nessuna domanda, o meglio, una sola per quanto riguarda la partita, perché poi si fanno le conferenze stampa. Era la conferenza stampa di Napoli-Udinese, ma comunque si è parlato di tutto tranne che del match. Una sola domanda: cosa teme di più dell'Udinese? Ovviamente eh, si va in maniera generica. Noi non temiamo niente, abbiamo rispetto per tutti, ma temere non fa parte del nostro vocabolario. L'Udinese è un'ottima squadra, fisicità, struttura, attenzione sulle palle alte, fisicamente sono molto grandi, servirà attenzione e quindi ogni gara va sudata come fatto finora. Trova analogie con le sue esperienze del passato. La domanda più cretina che poteva mai uscire. Si spreca una domanda così, ma che cosa ti deve raccontare Conte? Ti deve raccontare, no, io poi nel 1996 giocavo lì e ci fu una partita, l'allenatore era Tizio Caio Sempronio, eravamo in questa situazione di classifica, ma che domanda è? Cioè è una domanda che non serve, sprecate le domande per poi eh, diciamo avere una risposta che non fa nemmeno un titolone da giornale, quindi non la capisco questa situazione. Potevate tranquillamente chiedere, andare più sul tecnico e dire all'andata, ad esempio, l'Udinese vi ha messo in difficoltà nel primo tempo, comunque ha creato un paio di occasioni pericolose, come vi siete allenati, eccetera, sulla partita, ma niente da fare. Poi si parla comunque di infrastrutture, si parla di centro sportivo. Conte menziona un'eventuale Casa Napoli come centro sportivo per far crescere comunque la società. Io sono venuto qui a dare una mano a De Laurentiis, alla famiglia, eccetera, eccetera. Cercherò di mettere le basi per un Napoli più forte, eccetera, eccetera. Mi auguro che sia lungo il cammino e che siano tanti anni. Ovviamente è una situazione che
il mister sfrutta per prendere tempo in conferenza e per non, diciamo, far prendere un verso alle conferenze stampa polemico, cercando di destabilizzare la situazione, perché tutte le domande sono sempre rivolte a questo mercato, al Napoli che deve diventare una grande ma non lo è, infrastrutture eccetera eccetera, ma fate le domande sulla partita e sul campo, ma visto che molto probabilmente gran parte dei giornalisti invitati e che hanno poi la possibilità di poter chiedere qualcosa al mister, competenze di campo ne hanno ben poche, ecco che ne escono conferenze su tutt'altro che calcio. Manna ha parlato di metodologia. Conte, ci sono ancora margini di crescita sul lavoro del campo. Nella vita bisogna sempre essere predisposti ad imparare, altrimenti non c'è insegnamento, non c'è apprendimento. Io sono il primo che ho imparato. Conte fa un attimo il punto della situazione e dice: io nell'anno che sono stato fermo comunque ho studiato, mi sono aggiornato, e ovviamente noi lo vediamo anche sul campo, perché il Napoli, da come è iniziato, da Verona in avanti, dalla prima di campionato ad arrivare ad oggi, è cambiato tantissimo ed si è adattato a determinate situazioni, sia per quanto riguarda il mercato o non mercato, mettetela come volete, sia per quanto riguarda poi eventuali infortuni, dove si è dovuto ovviare alla situazione con Spinazzola al limite esterno alto, l'ha usato come terzino. Quindi è un Conte che sicuramente è aggiornato rispetto a ciò che era prima, perché Conte dice il calcio comunque è cambiato, c'è bisogno di aggiornarsi comunque, diciamo, con costanza, perché non è niente come era prima, e quindi bisogna stare al passo, e lui l'ha fatto e noi gliene siamo grati assolutamente, perché lo si vede anche in campo. Non vado a punzecchiare, o meglio, non mi vado a soffermare sulla situazione, io non sono grigio, per me è bianco o nero, che poi succede, bianco o nero, si ride, ah no, facciamo rosso o blu che è meglio, che altrimenti si creano delle situazioni strane e quant'altro. Quindi diciamo che io la vedo più come un intervento così schietto, voleva dire bianco o nero, ma non c'era nessuna allusione alla Juve, è tifoso della Juve, eccetera, 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 così come poi hanno scritto in tanti, perché non aspettavano altro, perché non avevano niente da scrivere, su una conferenza stampa impeccabile per quanto riguarda il momento che stiamo vivendo, per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda i risultati acquisiti anche dell'Inter. È un Conte che non fa assolutamente percepire nessuna insicurezza né a chi lo guarda e chi ascolta la conferenza, e né tantomeno al gruppo, che è completamente sul pezzo, e quindi voi potete arrivare con 500.000 domande che possono destabilizzare l'ambiente. Non è l'allenatore e non è nemmeno l'anno e il momento in cui Conte farà qualcosa per destabilizzare la situazione, o diciamo valuterà male qualche risposta per al limite dare qualche assist in maniera negativa a qualche giornale per poter mettere zizzania. Avete sbagliato uomo, personaggio e annata per quanto riguarda le domande scomode. Tornate a casa e vedete cosa dovete scrivere sulla vostra carta straccia e sui social, perché ovviamente i giornali non sono solo cartacei. Ad oggi noi ci teniamo questa conferenza stampa molto stretta. Io sono contento di come Conte ovviamente ha, tra virgolette, ha fatto lo slalom tra situazioni che potevano essere abbastanza spigolose, ma lo sono in tutte le conferenze stampa. Per me potete anche eliminarle, se devono essere tutte quante così e ogni conferenza ci deve stare il 70% delle domande dove ma in passato era così, ma a Napoli era così, quando allenavi alla Juve, quando allenavi all'Inter, e quando allenavi da questa parte, e gli infortuni, e il mercato, e qua non è stato sostituito. Cioè, allora toglietele di mezzo, facciamoci queste 15 partite senza la conferenza stampa, perché tanto se sono queste dobbiamo ascoltare sempre le stesse cose e Conte deve raccontarvi poi sempre le stesse situazioni. Non serve né a noi
né ai giornali, perché non vendete, non, diciamo, non fate assolutamente click di nessuna maniera. Noi affronteremo l'Udinese col sangue agli occhi e con la cazzimma giusta, perché dal mister, dalla faccia del mister e da come, diciamo, espone situazioni e analizza lo spogliatoio e la sua squadra, sono assolutamente tranquillo. Al campo l'ardua sentenza, sperando che Spinazzola sia del match, altrimenti dovrebbe giocare Mazzocchi per quanto riguarda l'eventuale probabile formazione. Sempre Forza Napoli, mi raccomando il palinsesto che vi ho detto a inizio video, dalle 19:15 stasera sul canale di Mauro, TNTV 1926, primo link in descrizione sotto a questo video. Domani post partita tra le 16 e le 18, orario ancora da destinarsi, la troverete tra un po' sul canale, la live già settata. Per l'eventuale orario ovviamente basta iscriversi, attivare la campanella, ricevete la notifica una mezz'oretta prima, e se volete vederci in live nel nostro salottino partenopeo con i nostri ospiti, con Armando, Giuliano, credo ci sarà Valerio e forse anche Mauro domani qui sul canale, siete tutti i benvenuti. Ci vediamo stasera, per chi ci sarà da Mauro, sempre Forza Napoli. Ciao.